In questo video ti parlo di questo microfono, ovvero il Presonus Revelator USB a condensatore. Come suona? È adatto a far podcast? Scopriamolo insieme. Come ti raccontavo nell'introduzione, a me i microfoni USB non mi fanno impazzire. Certo, ci sono modelli interessanti come questo qui, come anche l'Elgato Wave 3, che sono sicuramente molto interessanti. Poi ce ne saranno anche altri che ancora non ho testato, però questi due, tra quelli che ho testato, mi sembrano molto interessanti. Torniamo a questo però. Questo è il Presonus Revelator USB a condensatore. Per la cronaca esiste anche la versione dinamica. Noi stiamo testando questo, la versione a condensatore. Questo video, ti faccio una piccola premessa, è diviso in due parti. Nella prima ti parlo di questo microfono e te lo faccio ascoltare pulito, senza effetti o senza altro. Nella seconda parte mi trasferisco sull'altra scrivania e ti faccio vedere, ti condivido lo schermo, ti faccio vedere il software a corredo, perché la grande novità, il punto di forza di questo microfono è proprio quel software nel quale ci sono già plugin, ci sono 1000 possibilità di settare il microfono, quindi è una cosa veramente interessante. Iniziamo però con la prima parte. Come ti dicevo, è un microfono a condensatore, quindi in questo caso essendo USB lo attacchi semplicemente con un cavo USB-C e va. È un microfono a 24 bit, perfetto, che arriva fino a 96 kHz, quindi anche qui perfetto. Ha 3 pattern polari. Il primo, quello che sto utilizzando adesso, è quello cardioide, quello che utilizzerò sempre, cioè prende soprattutto ciò che arriva davanti, poco di ciò che arriva di lato e niente di ciò che arriva dietro. Poi c'è il pattern polare a figura 8, quindi prende qui e qui, quindi avanti e dietro, e può essere utilizzato se vuoi usare un solo microfono per fare ad esempio delle interviste. In ultimo c'è il pattern polare, quello omnidirezionale o a 360 gradi, che serve più che altro per le riprese d'ambiente. Sul corpo di questo microfono ci sono degli switch, dei tastini, scusami, e una manopolina che si preme anche. La manopolina che si preme è un classico dei microfoni USB, perché se la clicchi una volta e ruoti la manopolina, regoli il volume delle cuffie, se riclicchi e regoli la manopolina, alzi il gain del microfono. Quindi fin qua niente di particolare. C'è sul corpo del microfono un tastino preset che è molto importante perché va a richiamare 4 preset che hai precedentemente registrato nel software. Ora puoi usare sia i preset di fabbrica, non mi ricordo quanti sono, forse 8, e ci sono altri 8 slot liberi per registrare dei preset. Ne puoi richiamare fino a 4 nel microfono. Che cosa vuol dire questo? Perché voglio che tu presti attenzione a quello che ti sto dicendo. I preset li salvi nel microfono. Quindi, se vai a casa di un amico, se ti sposti per lavoro, non hai il tuo computer, non devi scaricare nessun software, semplicemente attacchi il microfono USB e hai i 4 preset che hai precedentemente selezionato dentro il microfono. Ok? Questo è fantastico perché prima di andare via ti selezioni tra gli 8 slot liberi che hai o altri 8 che sono preset già preimpostati di Revelator, di Presonus, che suonano anche molto bene. Scegli quale ti servono per quel viaggio, per andare a casa dell'amico, per andare a fare una registrazione, li carichi semplicemente nel microfono, semplicemente cliccando un tastino virtuale e hai i tuoi preset nel microfono. E questo credo sia uno dei 2 grandissimi vantaggi di questo strumento. Il secondo è il software, ma te ne parlo a brevissimo. Adesso però spostiamoci sull'altra scrivania perché voglio farti vedere questo software, gli effetti, come selezionarli, come settarli, eccetera, eccetera. In questa parte del video voglio mostrarti il software a corredo di questo microfono, ovvero l'Universal Control, un software gratuito che Presonus mette a disposizione per tutti coloro che acquistano una serie di prodotti della Presonus, tra cui ovviamente questo Revelator a condensatore. Allora, nella prima parte in alto, fra un po' lo attiviamo, ci sono tutti i preset. E la cosa molto bella che ti farò vedere tra un po' è che puoi scegliere tutti i vari effetti, i vari plugin e non solo spostarli nell'ordine ma andarli a modificare in tutto e per tutto. Nella parte bassa ci sono, questo qui è il microfono, c'è il gain, c'è il volume, c'è la parte del master e puoi aggiungere ingressi virtuali, un playback e un canale dedicato al riverbero. Nella parte qui in alto, nella parte delle impostazioni dei settings, puoi scegliere, questa è una cosa molto interessante, tra 3 pattern polari. C'è quello cardioide, quello figura 8 che riprende avanti e dietro, quindi per usare fondamentalmente un unico microfono per fare un'intervista a 2 persone, o il pattern polare omnidirezionale o a 360 gradi che serve per riprendere tutto intorno.
Qui puoi configurare il tasto presente sul corpo del microfono per scegliere se disabilitare, quindi mettere in mute le cuffie o il microfono. In questo caso io ho selezionato microfono, per cui quando premo il tasto mute lui mette in muto il microfono. Qui puoi selezionare i tastini presenti sul corpo del microfono e quindi andare a sceglierti quanti preset avere, se 4, se 2 o se 1. Qui c'è il delay, l'output del delay, insomma tutta una serie di cose interessanti. Ma torniamo veramente a quella che è la parte, secondo me, di valore aggiunto di questo microfono, che è questa. Allora la attiviamo. In questo momento, come puoi vedere, ci sono dei 4 preset che sono quelli configurabili sul microfono. Ti ricordi, qui abbiamo visto che il tasto lo premi una volta, 2 volte, 3 volte, 4 volte e arrivi nella sezione dove sono, nella sezione, eccolo qua, dei 4 preset. Ma ovviamente con questa rotella non solo puoi selezionarti 8 preset qui, quindi ci sono degli slot vuoti e tu ti puoi selezionare i preset. E la cosa interessante, sai qual è? È che questi preset, 4 nello specifico, vengono memorizzati sul microfono. Quindi se tu usi questo microfono per portartelo a casa di un amico per registrare, te lo porti in giro per lavoro, qualsiasi altra cosa, hai i tuoi preset nel microfono. Quindi qualsiasi computer utilizzi per registrare avrai sempre i tuoi preset, quindi avrai sempre lo stesso suono, e questo secondo me è veramente molto interessante. Questo Universal Control, questo software, ma in generale questa linea di microfoni della Presonus, questo è quello a condensatore ma esiste anche quello sempre USB dinamico, sono molto sottovalutati ma in realtà offrono veramente un'esperienza di utilizzo molto molto importante e soprattutto, come ti farò vedere tra pochissimo, una potenza di editing del suono veramente incredibile. Allora, i preset, c'è questo qui hotkey che puoi anche questo modificare, io non l'ho mai utilizzato, che è questo slap echo. Puoi andare a modificare, questa è la aspetta, ok, questa è la, diciamo, la versione semplificata. Ok, perché puoi andarti a scegliere il gate come lo vuoi, low, moderate o high, oppure il compressore low, moderate, high o deesser, l'equalizzatore come lo vuoi, maschile, femminile, vintage, mid boost, eccetera eccetera, limiter, stessa cosa. E questa è la versione, diciamo, per inesperti, per principianti, ma nel momento in cui noi andiamo nella versione seria ti faccio vedere che le cose cambiano. Nel frattempo ti faccio ascoltare velocemente. Questo qui è il preset che si chiama Broadcast Male, quindi questa è la voce broadcast maschile. Questo è Broadcast Female, quindi la voce sempre broadcast più adatta evidentemente per come l'hanno pensata quelli di Presonus per un podcaster femminile. CB Radio, questo è un altro preset ancora interessante, questo qui AM Radio. Come senti sono tutti preset già pronti all'uso. Andiamo su uno qualsiasi broadcast mail, ma giusto per. E che cosa succede? Nel momento in cui clicchiamo su questo tasto magico qui, entriamo dentro il mondo, partiamo dall'inizio, dentro il mondo dell'editing dell'audio di questo Universal Control. Allora, la prima cosa, qui abbiamo un filtro, un high pass filter, che puoi regolarlo da 0 fino a 1000. Ovviamente follia 1000. Di solito si regola tra i 60 e gli 80. Questo perché? Perché va a eliminare tutta una serie di frequenze che sono vengono registrate dal microfono ma che non appartengono alla voce. Quindi dove c'è quella che io definisco spazzatura sonora, quindi non lo so, un condizionatore, un ventilatore, le ventole del computer, altri rumori possono annidarsi lì e quindi tu, spostandoti tra 60 e 80 Hz, puoi andare a vedere quando li elimini e soprattutto quando stai iniziando a intaccare le frequenze basse della voce. A quel punto ti fermi, ma in linea di massima dovrebbe essere per una voce maschile tra 60 e gli 80 Hz. Questo è il filtro high pass filter. Dopodiché abbiamo il gate. Ogni effetto ovviamente, vedi, può essere attivabile o disattivabile. Quindi per esempio non mi serve il gate, ok, lo stacco. Mi serve? Perfetto. E qui lo posso usare come gate o come expander. Qual è la differenza? L'expander è un po' più morbido, il gate spesso è molto aggressivo, l'expander invece è molto più morbido, quindi puoi modificare tutti questi controlli qui oppure muoverti direttamente, come vedi qui. Io adesso per esempio non c'è nulla, adesso è al massimo, infatti probabilmente non senti più la mia voce, ok? Quindi questi qui sono i controlli del gate. Adesso le cose si fanno sempre più interessanti perché andiamo nell'equalizzatore.
E abbiamo diversi tipi di equalizzatore. E questa è la figata pazzesca di questo software. Abbiamo l'equalizzatore standard, l'equalizzatore passivo e l'equalizzatore vintage. Quindi ce n'è per tutti i gusti. Quindi dipende, se vuoi un equalizzatore di questo tipo dove ti vai a modificare le frequenze, eccetera, eccetera, allora sicuramente questa è la scelta giusta. Se vuoi un equalizzatore, ovviamente non è attivo qui, ma senti che si muovono tutte le frequenze e sto incasinando tutto adesso. Se vado sull'equalizzatore passivo posso allo stesso modo andarmi a scegliere delle frequenze e andarle a modificare, ok? Quindi aumentando, attenuando, eccetera, eccetera. In ultimo, l'equalizzatore vintage, anche questo molto interessante, puoi andarti a scegliere le varie band e andarle poi a modificare. Ok. Poi ancora, vedi qui c'è queste freccine perché puoi scegliere se mettere prima l'equalizzatore o prima il compressore. Viene prima l'uovo o la gallina? Potremmo dire. Io utilizzo prima l'equalizzatore e poi il compressore, ma sono scuole di pensiero. Esistono tantissimi professionisti che mettono prima l'equalizzatore e poi il compressore, tantissimi professionisti che mettono prima il compressore e poi l'equalizzatore. Sono scuole di pensiero. Secondo me la versione più corretta è prima l'equalizzatore e poi il compressore, ma voglio dire, scegli tu. Poi anche, una volta che li hai regolati, li sposti per vedere se cambia il suono, e sicuramente cambia, e come ti piace di più. Adesso andiamo al compressore. E qui puoi vedere che abbiamo un bellissimo compressore standard, poi un compressore tube e un compressore FET. Anche qui possiamo andare a attivare e quindi scegliere se comprimere o limitare, perché possiamo anche usarlo come limiter, e andare a lavorare sul nostro file audio. Dopo questo abbiamo il limiter, semplicemente andiamo a scegliere il threshold, quindi la soglia oltre il quale il limiter entra in azione. Dopodiché ci sono questi qui che vengono chiamati voice, che sono effetti che io non ho mai utilizzato, cioè un transformer, un detuner, un vocoder, un ring modulator, filters e delay. Allora se lo attivi, il delay è questo. Cioè il feedback, senti, è il tempo, lento, tempo. Ok. Oppure c'è filters, che ovviamente sono più particolari, quindi andiamo ad attivare. Vedi, sono filtri che sulla voce secondo me non c'entrano niente, però se tu vuoi trasformare la tua voce, allora potrebbe andare bene. Ok, poi abbiamo altri giocattoli come ring modulator, vocoder, detuner, il transformer detuner. Mi fa sempre ridere perché fondamentalmente è quello che serve a modificare la voce. Ma non credo tu possa usarlo. O voglia usarlo. E poi c'è quest'altro effetto qui che si chiama transformer. Sembra i transformer, in realtà non sono i transformer. È un effetto strano anche questo, però voglio dire, secondo me inutile per la voce. Quindi questi sono i preset, questi sono, gli effetti che tu puoi andare a scegliere. Equalizzatore e compressore, come ti ho fatto vedere, abbiamo standard, passivo e vintage, e compressore abbiamo standard, tube e FET. Questi sono gli effetti che tu puoi andare ad aggiungere. Una volta che ti sei fatto i tuoi preset, te li puoi personalizzare qui e ce li hai sempre sul microfono. E questa credo sia una cosa veramente molto intelligente che Presonus ha fatto un po' di tempo fa. Una cosa che non mi piace di questo microfono è che, senti un po'? Ora mi giro lì perché sto registrando dal computer lì. Si sentono delle risonanze, si sentono delle brutte risonanze nel microfono, nonostante questo microfono è sulla sua base. Quindi quando è stato progettato, questa base probabilmente è stata progettata veramente male, perché si sentono troppe risonanze. Quindi se muovi le braccia sulla scrivania, non te lo dico neanche se hai una tastiera o un mouse sulla scrivania, prendi tutte le vibrazioni. Ora, la soluzione qual è? Spendere altri 20 euro, ma questo microfono costa così poco che altri 20 euro ci stanno, e comprare l'apposito reggi microfono che puoi utilizzare per mettere questo microfono su un'asta, su un braccio, su un treppiedi, su uno stativo, dove ti pare. In questo modo elimini tutte le vibrazioni, tutte le risonanze fastidiosissime. Lo so che sono altri soldi in più, ma secondo me ne vale la pena. Ok, ma quanto costa questo microfono? Questo microfono tieniti forte perché ha un prezzo veramente bassissimo, costa tra i 60 e i 70 euro. Quando l'ho cercato su Amazon, stavo cercando tra i 1000 microfoni che metto nella mia wishlist, ho visto questo prezzo così basso e mi sono veramente meravigliato. Ho visto un po' di review su YouTube, in realtà non ce ne sono tantissime. Anche per questo
mi è piaciuto molto fare questa review e l'ho comprato perché con un prezzo così basso, tra i 60 e i 70 euro, sinceramente è un microfono che non ci devi neanche pensare a comprarlo, nel senso che se ti serve un microfono del genere è perfetto. Ok, siamo arrivati alla fine di questo video. Che cosa ne pensi di questo microfono? A me piace, ripeto, io non amo i microfoni USB, quindi tranne rare eccezioni, dentro le quali metterei anche questo, tutti gli altri non mi fanno impazzire. Questo, l'Elgato Wave 3 e forse pochi altri. Non ho ancora provato il Rode PodMic USB, quindi su quello metto un punto interrogativo, anche se credo sarà un gran bel microfono, però costa infinitamente più di questo. Ok, te ne compri veramente un sacco di questi al prezzo di quello, quindi non possiamo paragonarlo perché sono scale di grandezza completamente diverse. A me piace. Per quanto sia un microfono USB. Tu che ne pensi? Fammi sapere nei commenti qui sotto, mi farebbe piacere sapere la tua opinione. E come al solito, se hai domande, dubbi, curiosità, commenta e io come al solito rispondo nel più breve tempo possibile. Grazie mille e noi ci vediamo prestissimo.